Ok, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Oggi presentiamo il fondo della signora Amanda Castello, che è stata una attivista militante negli anni, a partire dalla fine degli anni 60 in America Latina. Eh, Ricordiamo che la catalogazione di questo fondo è frutto dei fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Ringraziamo il dottor Ferdinando Salemme, che è sovrintendente del Lazio, dell'archivistica e bibliografica del Lazio. E lascio la parola subito al vicepresidente della Fondazione Basso, Fausto Tortora, per i saluti. Oggi diamo il benvenuto ad un nuovo fondo che entra a far parte organica dell'archivio storico della Fondazione Basso. Un altro fondo che raggiunge gli altri. Ormai, Simona, sono ormai circa 90, vero? 89. Avevo tenuto bene il conto. Un altro fondo che però ha caratteristiche questo singolari e proverò a individuarne alcune, almeno quelle che hanno colpito me. È un fondo di denuncia e di mobilitazione contro la tortura e tocca trasversalmente diversi stati dell'America Latina e al loro interno diversi strati sociali. È un fondo che è stato costruito e filtrato attraverso occhi di donna che cercano e spesso incontrano altri soggetti femminili protagonisti, come per esempio le donne di Plaza de Mayo. Accogliere questo fondo ha comportato per la Fondazione uno sforzo organizzativo e un impegno straordinario, sia per la sua mole che per la sua variegata composizione, che ben rispecchia l'itinerario anche esistenziale di chi l'ha raccolto e donato alla Fondazione. Ma ne è valsa la pena e ne siamo lieti. Anche Simona Luciani, anche se soprattutto su di lei si è rovesciato il lavoro straordinario di inventariazione, catalogazione e ordinamento. E di questo la ringraziamo insieme a tutti gli altri, Maria Silvia Cosma, Andrea Mulas, che in varia misura hanno collaborato a questa impresa. Una sola cosa voglio aggiungere, una cosa dedicata alla donatrice con la quale ci siamo intrattenuti prima di dell'inizio di questa seduta. Il suo distacco dalle amate carte non poteva avvenire in circostanze migliori e credo che lei ormai ne sia consapevole. Questo è il luogo privilegiato della memoria, anche dei suoi ricordi. Qui il suo fondo sarà conservato e consultato accanto per esempio al fondo Girardi, al fondo Ramos Regidor, al fondo Vigevani, all'archivio del Tribunale per i diritti dei popoli e quello della Lega, e insieme a tanti altri che compongono un puzzle doloroso di lotte e di storie umane, individuali e collettive, tutte fortemente segnate dall'anelito verso la liberazione dei popoli. Qui, possiamo dirlo con legittimo orgoglio, il fondo Amanda Castello ha trovato la sua casa di elezione. Grazie. Bene, dopo torneremo in maniera più approfondita a parlare del fondo, ce lo illustrerà sicuramente Simona, poi daremo una panoramica sugli ambienti in cui si mosse Amanda Castello. Cedo la parola al dottor Ferdinando Salemme, della Sovrintendenza Archivistica e Biblioteca dell'Aquila, che è da sempre attenta e sensibile
alle nostre attività. Prego. Grazie a tutti e buonasera. Grazie al vicepresidente Tortora. Per me è un vero piacere e un onore essere qui in occasione della presentazione dell'inventario del fondo Amanda Castello, ora pienamente accessibile, come abbiamo sentito, presso la Fondazione Basso. Ho avuto modo in più occasioni di entrare in contatto con questa istituzione, che ha sempre dimostrato una straordinaria attenzione per il mondo degli archivi e delle biblioteche, ed è un punto di riferimento internazionale per la ricerca sui diritti umani e la libertà dei popoli. L'archivio di Amanda Castello testimonia l'impegno civile e culturale di una donna che tra gli anni 60 e 90 ha operato con determinazione accanto a comunità oppresse e movimenti per i diritti civili in America Latina. È un'importante fonte, composta da documentazione inedita e non reperibile in Italia e spesso neanche nei paesi di riferimento, in quanto prodotta da organizzazioni operanti clandestinamente, che si intreccia con il percorso di Lelio Basso e con la partecipazione di Amanda Castella al Tribunale Russell. A illustrare nel dettaglio la struttura dell'archivio, i contenuti, le caratteristiche del fondo saranno meglio e più di quanto io potrei fare l'archivista Simona Luciani e la stessa Amanda Castello. Permettetemi pertanto di soffermarmi su due aspetti. Il primo riguarda la rete e il valore della comunità nelle azioni di tutela. Questo fondo è stato dichiarato dalla Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio di interesse storico particolarmente importante nel 2023 e si aggiunge a un patrimonio, come raccontava il vicepresidente, già ricchissimo conservato presso la Fondazione Basso, dedicato alla tutela della dignità umana, della giustizia sociale e dell'attivismo politico in ambito internazionale. È grazie alla sensibilità della Fondazione Basso che è stato possibile avviare il percorso di tutela. L'attività della soprintendenza, infatti, non si esaurisce nella vigilanza sugli archivi pubblici, che per ampiezza di giurisdizione, l'intera Regione Lazio, non potrà mai dichiararsi del tutto conclusa ed esaustiva. Al contrario, si alimenta di collaborazioni, segnalazioni, relazioni con fondazioni, associazioni e singoli cittadini, in un dialogo mai concluso che deve rimanere attivo. È attraverso questa rete che emergono patrimoni documentari preziosi per la comprensione della nostra storia recente e passata. Senza questa sinergia il nostro lavoro risulterebbe non solo difficile, ma fortemente limitato. Negli ultimi 30 anni abbiamo assistito a una profonda trasformazione dell'oggetto stesso della tutela archivistica. Se in passato il lavoro di una soprintendenza era concentrato quasi esclusivamente sugli archivi pubblici, in particolare quelli comunali, oggi una parte significativa del nostro impegno riguarda gli archivi privati, con particolare attenzione a quelli di persona, archivi prodotti da singoli individui nell'esercizio delle loro attività personali e professionali. Qualche numero. A febbraio del 2025 la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio ha dichiarato di notevole interesse storico 1341 archivi privati, di cui 916 archivi di persone. Con una media di 49 dichiarazioni all'anno a partire dagli anni 90, gli archivi di persona appartenenti a figure di rilievo nei più diversi ambiti, dal mondo politico a quello artistico, rappresentano oltre il 70% dei dichiarati. Si tratta di un cambiamento che riflette una trasformazione profonda nella società contemporanea. L'individuo è riconosciuto a pieno titolo come soggetto storico e produttore di memoria, testimone autorevole di una narrazione propria e autonoma. Fondi come quello di Amanda Castello, ma anche di Andrea Camilleri o Gianni Minà, già dichiarati o in via di dichiarazione da parte della soprintendenza, sarebbero stati impensabili in un'epoca in cui la memoria scritta, la memoria in generale, era prerogativa quasi esclusiva di famiglie nobili o istituzioni pubbliche ed ecclesiastiche. Preso atto che anche gli archivi hanno quindi una loro genealogia, sappiamo oggi che gli archivi di persone sono estremamente eterogenei e privi di una struttura prestabilita, richiedendo un confronto con nuove tipologie documentarie, spesso segnate dalla presenza anche di oggetti,
materiale audiovisivo, fotografie, contenuti digitali, che richiedono strumenti descrittivi più complessi e competenze archivistiche sempre più interdisciplinari. Vorrei infine richiamare un aspetto che, trattando di archivi come quella di Amanda Castello, si impone alla nostra attenzione, e cioè la costruzione della memoria. Esistono archivi che nascono da un'intenzione consapevole durante la vita del soggetto produttore, nel nostro caso di Amanda Castello, soggetto produttore con cui è stato possibile confrontarsi, e credo che abbia rappresentato questo un grande aiuto per le archiviste che si sono dovute occupare, diciamo, della descrizione di questo bene culturale. Si tratta di una scelta a volte studiata, altre volte subita, una tensione etica che potremmo definire autentica. In questo caso la memoria viene organizzata come una forma di responsabilità verso il futuro, proiettata verso il futuro. Autenticità significa vivere consapevolmente la propria finitezza, affrontando l'angoscia che ne deriva e assumendo la responsabilità delle proprie scelte. Ebbene, leggendo la scheda del soggetto produttore, intravedo molta scelte autentiche, molta autenticità nella vita di Amanda Castello. Altri archivi invece emergono, vengono formati dopo la morte, grazie all'impegno degli eredi, per lo più familiari o collaboratori, in caso di studiosi, politici, artisti, di chi ha avuto in cura un'eredità intellettuale e anche affettiva. Moltissimi potrebbero essere gli esempi. Anche questo è un gesto importante e profondamente umano, faccio riferimento alla cura, che risulta più fragile e difficile da sostenere soprattutto nel lungo termine e che va comunque compreso e contestualizzato. L'autenticità e la cura hanno dunque un ruolo fondamentale nella formazione degli archivi di persona e di conseguenza nella costruzione della memoria collettiva. In entrambi i casi è fondamentale riconoscere che le fonti sono sempre e restano intenzionali. Si tratta di una consolidata acquisizione che proviene da studi di metodologia della ricerca storica dal Rinascimento ad oggi e vale sia per gli archivi privati che pubblici. Spetta a noi archivisti, agli istituti di conservazione, salvaguardare e far emergere questi contesti e offrire strumenti critici per la loro lettura e comprensione. Il nostro compito si arresta a questo, lasciando l'interpretazione più ampia agli storici, ai ricercatori, ma anche ai semplici cittadini di ogni età che intendono informarsi e capire la complessità della nostra contemporaneità. Il Fondo Amanda Castello quindi ci parla di diritti, di lotta, ma anche di memoria e di intenzionalità, di responsabilità e cura, ed è soprattutto un archivio del nostro tempo. Come soprintendenza siamo grati a chi come la Fondazione Basso continua a credere che gli archivi non siano solo luoghi della memoria passiva, ma anche strumenti di cittadinanza attiva. Per questo vi ringrazio per avermi invitato a condividere questo importante momento di condivisione. Buon pomeriggio. Sì, prima di cedere la parola a Simona Luciani, che è la responsabile del nostro archivio e che è il perno appunto dell'archivio della Fondazione Basso, vorrei riallacciarmi a quello che diceva il dottor Salemme. È verissimo, cioè è proprio così. Il Fondo Amanda Castello si caratterizza per autenticità e cura. Io così a caso ho preso alcuni documenti, ho estratto alcuni documenti dal fondo e effettivamente emerge proprio questo, cioè se noi possiamo vedere dal fondo Argentina, dalla serie argentina, cioè, Amanda praticamente trascriveva con la macchina gli articoli che venivano pubblicati in Cile, in Argentina, negli anni, qua parliamo degli anni 74, 75, 76, e li raccoglieva, li batteva a macchina e li raccoglieva poi probabilmente per divulgarli attraverso la rete internazionale di cui appunto faceva parte e di cui fu protagonista, poi ne parleremo in maniera approfondita. Un altro documento, anche questo, cioè, fondamentale e unico e sicuramente inedito, di difficile reperibilità, riguarda ad esempio questa pubblicazione della Bolas de Plaza de Mayo sui Niños Desaparecidos, relativa al 1900, ai Niños scomparsi nel 76,
e ci sono praticamente delle fotografie anche dei bambini proprio desaparecidos, scomparsi, alcuni dei quali purtroppo ancora non sono stati ritrovati, altri invece, mi ha sorpreso, li abbiamo anche conosciuti e sono passati qui in fondazione, così per caso, per fortuna, ho trovato la foto di Orazio Pietragalla, che era nato l'11 marzo del 76, era scomparso il 5 agosto del 76. Ebbene, Orazio poi è venuto qui in fondazione diverse volte perché è diventato sottosegretario all'organismo dei diritti umani del governo di Aníbal Fernández, il governo precedente di Milei, ed è un nostro amico. E quindi ecco, rappresenta, come dice appunto il sovrintendente, gli archivi non sono solamente una raccolta di documenti impolverati e polverosi, ma hanno ancora un'anima e sono ancora vivi perché continua, pensiamo appunto al caso argentino, al caso cileno, continua in maniera incessante la ricerca di questi niños desaparecidos e di tante altre persone. E un altro documento appunto importantissimo e che dà la cifra dell'impegno di Amanda Castello è una lettera su carta intestata della Buenas de Plaza de Mayo dell'85, quindi parliamo di un'Argentina appena tornata alla democrazia, in cui l'Associazione della Buenas ringrazia proprio Amanda per la mobilitazione, la solidarietà nel ritrovamento di Paola Eva Lugares e del successivo appunto riintegro nella propria famiglia d'origine. Quindi questi documenti appunto ci dicono quanto sia stata attiva Amanda in prima persona e anche attraverso le associazioni che poi alcune associazioni le ha anche create nella fine degli anni 70 e la cui attività appunto viene riconosciuta a livello internazionale in America Latina e che ha rappresentato sicuramente una figura di secondo piano, come ci sono state tante in quegli anni, ma fondamentale per la difesa dei diritti umani. Lascio la parola a Simona Luciani che ci illustrerà in maniera dettagliata appunto il fondo di Amanda Castello. Prego, Simona. Buon pomeriggio, io appunto intendo presentare il fondo di Amanda Castello a conclusione dei lavori di ordinamento e inventariazione informatizzata che rendono da oggi il fondo liberamente consultabile con l'inventario pubblicato sulla base dati di Lazio 900. Prima di iniziare ringrazio anch'io il sovrintendente Salemme sia per la sua presenza e per l'interessante intervento, ma in generale per il ruolo che svolge la soprintendenza archivistica di supporto e di punto di riferimento per la Fondazione Basso nella gestione anche delle eventuali problematiche e rispetto ai fondi dichiarati di notevole interesse storico. Un ringraziamento particolare ad Amanda Castello, chiaramente a nome della Fondazione, per aver preso in considerazione la Fondazione Basso come luogo di conservazione permanente del suo archivio. E questo io e Erika, che abbiamo lavorato al fondo, lo possiamo dire perché, avendo a che fare con le carte, risulta proprio evidente la cura e quanto tenesse la titolare al suo archivio, sia in sede di sedimentazione che di conservazione. E quindi la ringraziamo per la fiducia che ha voluto dare alla Fondazione Basso. Il lavoro sul fondo è stato piuttosto oneroso, sia per la consistenza che diciamo per la sua natura piuttosto eterogenea. È stato svolto nell'arco di più di un anno. Il lavoro archivistico l'ho realizzato io insieme ad Erika Vettone con la collaborazione finale di Lucia Petese, ma hanno partecipato anche le volontarie uscenti del servizio civile, Noemi e Valentina, che si sono occupate delle digitalizzazioni previste dal progetto. In realtà anche le volontarie entranti hanno partecipato al condizionamento finale fisico del fondo. È stato di supporto Andrea Mulas che ci ha aiutato tante volte a contestualizzare eventi e personaggi in cui ci imbattevamo durante la schedatura e poi chiaramente l'ufficio progetti che si è occupato, a parte del lato tecnico, in particolare Silvia Cosma che si è occupata poi della divulgazione del progetto. Appunto, progetto che si è potuto realizzare grazie al contributo della Chiesa Valdese con i fondi dell'8 per 1000.
Perché, diciamo, se è vero che per quanto riguarda i fondi archivistici conservati dalla Fondazione Basso di interesse più nazionale, cito l'archivio di Ingrao, quello di Raiklin o di Valentino Parlato, in questi anni sono stati fondamentali i contributi del Ministero della Cultura attraverso la Direzione Generale degli Archivi, il Segretariato Regionale del Lazio, sempre con il coordinamento della Soprintendenza Archivistica. Per quanto riguarda i fondi invece più relativi, l'interesse internazionale, l'attività internazionale di Lelio Basso, di Linda Bimbi, della Fondazione Internazionale, una fonte fondamentale è stata proprio la Chiesa Valdese, sempre con il contributo dell'8 per 1000, perché la Chiesa Valdese è molto sensibile alle tematiche che questi archivi veicolano. E infatti adesso io vorrei fare un rapido excursus dei lavori realizzati, diciamo più o meno nell'ultimo decennio, attraverso i contributi della Chiesa Valdese, ma per far notare qual è, diciamo, il filo conduttore che li lega e che praticamente tutti i lati confluiscono nel fondo di Amanda Castello. Quindi proprio per dimostrare quanto il fondo di Amanda Castello vada ad arricchire in maniera consistente e pertinente il patrimonio archivistico della Fondazione Basso. Inizio con il lavoro fatto sugli oltre 500 manifesti conservati in diversi fondi archivistici che vedete là elencati, che sono stati in questo caso restaurati, ordinati, inventariati e digitalizzati. Altrettanti manifesti sono presenti anche nel fondo di Amanda Castello. Come vedete, le tematiche sono le stesse e quindi si integrano perfettamente. Voglio segnalare che il progetto non prevedeva la digitalizzazione e schedatura analitica di tutti i manifesti, perché diciamo al momento della progettazione il fondo era troppo vasto e non censito per poter prevedere un lavoro di dettaglio così da realizzare. E quindi però insomma ci proponiamo di riuscire a realizzarlo quanto possibile. Il lavoro successivo è stato l'ordinamento e l'inventariazione informatizzata del consistente fondo del teologo Giulio Girardi. Diciamo, Giulio Girardi è entrato in contatto con la Fondazione Basso, a cui lui stesso ha voluto donare il suo archivio, durante i lavori del Tribunale Russell, e documentazione sul Tribunale Russell ritroviamo nel fondo di Amanda Castello, così come diciamo la metà del fondo di Giulio Girardi è legata al suo interesse per i poveri del mondo, in particolare dell'America Latina e della teologia della liberazione. E il tema della presenza della Chiesa in America Latina è un nodo che attraversa tutto il fondo Castello relativamente ai diversi paesi di cui c'è la documentazione. Un altro lavoro realizzato con i fondi della Chiesa Valdese è stata il riversamento in digitale e la schedatura analitica, sempre realizzata con l'applicativo Archivi, di tutte le registrazioni delle iniziative realizzate dalla Fondazione Internazionale Lelio Basso, a partire da quando c'era Lelio Basso fino a circa il 2005. Come vedete, le tematiche insomma, affrontate da queste iniziative si ritrovano praticamente tutte nei fascicoli del Fondo Castello. Cito ad esempio, qua si vede la conferenza internazionale per l'amnistia, e il tema dell'amnistia in Brasile e anche in altri paesi è ampiamente documentato nel Fondo Castello. Il tema poi dell'amnistia e del Brasile, che tra l'altro è la serie più ampia del fondo di Amanda Castello, con oltre 32 faldoni, mi portano al collegamento con l'ultimo lavoro realizzato precedentemente a questo, che è l'ordinamento e l'inventariazione del cospicuo fondo di Tullo Vigevani e del piccolo fondo di padre Giulio Vicini, entrambi perseguitati politici dal regime dittatoriale del Brasile. Chiaramente il tema della violenza politica, delle persecuzioni, delle sparizioni attraversa tutto il Fondo Castello relativamente a tutti i paesi. È anche particolare vedere come ritornano poi gli stessi protagonisti, cioè nel Fondo Castello ci sono carteggi con Tullo Vigevani, così come in questo caso un manifesto di un'iniziativa fatta in comune, così come è presente il carteggio
con Linda Bimbi, sia a nome della Fondazione Internazionale che al nome del Tribunale Permanente dei Popoli. Adesso volevo parlare un attimo del Fondo Castello dal punto di vista, diciamo, archivistico, perché poi dal punto di vista del contenuto se ne occuperà di più magari Andrea Mulas con la stessa Amanda Castello. Allora, anche in questo caso dobbiamo di nuovo ringraziare ampiamente Amanda del grande lavoro che ha fatto nell'iscatolamento del suo fondo per trasferirlo alla Fondazione Basso. Questo è il fondo pronto per la partenza a casa di Amanda. Questo è quando è arrivato in fondazione, questo è come si presenta oggi, condizionato nei faldoni. No, soprattutto io e Erika dobbiamo ringraziare Amanda perché solo quando abbiamo aperto gli scatoloni ci siamo rese conto del grande lavoro che aveva fatto praticamente un ordinamento sommario della documentazione, creando dei pacchi dove altrimenti ci sarebbe stata documentazione sciolta e apponendo delle etichette manoscritte. E questo ci ha permesso sia di procedere molto più speditamente durante il lavoro di mappatura, ma anche di individuare subito quali fossero le categorie in cui organizzare la documentazione. Infatti adesso il fondo, questa è sempre la base dati Lazio 900, è ordinato in serie dedicate alle aree geografiche, quindi ai singoli paesi dell'America Latina, poi con una serie di sintesi delle attività dell'Associazione Internazionale contro la Tortura e conclude con alcune serie generiche, cioè di temi più generici legati all'America Latina, ai diritti umani e alle donne e all'infanzia. Allora, volevo sottolineare come all'interno di ogni serie sono presenti tanti fascicoli che documentano in maniera puntuale le attività di Paolo Parra, di Amanda Castello, della Fondazione Internazionale contro la Tortura e dell'Associazione Donne Brasiliane e Italiane. E volevo evidenziare i tanti dossier realizzati con tanta cura, ma che sono delle testimonianze davvero importanti per risalire a tutta quella rete di solidarietà nazionale e internazionale che ruotava tra gli anni 70 e 80 intorno alle problematiche dei paesi dell'America Latina. Oltre a questo tipo di fascicoli, diciamo, il fondo ha anche, è come una sorta anche di centro di documentazione, perché poi, come magari illustrerà meglio Amanda, lei raccoglieva, andando nei vari paesi, in conferenze, tantissimo materiale, in particolare dossier, materiale di propaganda, bollettini, opuscoli prodotti, diciamo, anche da associazioni di liberazione clandestine o in esilio o di tanti organismi religiosi. E questo, ad esempio, crea proprio una sinergia con il grande centro di documentazione della Fondazione Internazionale, che adesso noi chiamiamo Fondo Diritti dei Popoli. Il centro di documentazione che è stato voluto dallo stesso Lelio Basso e che lo stesso Basso aveva voluto organizzare per aree geografiche, così come in più piccolo, diciamo, è organizzato anche il fondo di Amanda Castello. E questo legame, ad esempio, è emerso proprio anche durante il lavoro di schedatura archivistica, perché quando siamo andati a creare le voci d'indice di tutti questi enti, a parte le persone, ma anche quello che ha colpito gli enti, diciamo, di questi movimenti di liberazione oppure degli organismi religiosi di singole province brasiliane, questi enti erano già presenti nella base dati della Fondazione Basso perché provenivano dalla schedatura del centro di documentazione della Fondazione Internazionale. Quindi sto dicendo questo per dire quanto il fondo di Amanda vada ad arricchire in maniera completamente pertinente il patrimonio della Fondazione. Quindi noi diciamo chiaramente il lavoro di ordinamento e inventariazione lo consideriamo però un lavoro chiaramente imprescindibile, ma vorremmo procedere con altri lavori per aumentare la valorizzazione e la divulgazione di tutto questo materiale che Amanda ha voluto, diciamo, generosamente mettere a disposizione di tutti. Grazie. Grazie Simona. Come avete visto dalle immagini, il Fondo Amanda Castello parte dal 1964 e arriva, c'è la serie diritti umani che arriva al 2003. Ci sono delle date fondamentali nelle diverse serie paesi che indicano l'impegno
diretto e indiretto di Amanda. Cioè, penso al Brasile nel 64, che è l'anno del golpe, Uruguay 73, l'anno giugno 73 ci fu il golpe in Uruguay, anche il Cile parte dal 73 in cui ci fu il golpe, l'Argentina al 74, di lì a poco ci sarà il golpe nel marzo del 76. E come appunto è stato evidenziato da Simona, sono tutti, e anche dai precedenti interventi, sono tutti documenti che si integrano benissimo con gli altri fondi. Pensiamo, abbiamo ritrovato della documentazione relativa al Tribunale Russell II, oppure, come ha detto appunto Simona, ai numerosi fascicoli riguardanti il Brasile e la campagna brasiliana per l'amnistia, eh, che appunto danno, come ad esempio la documentazione, la corrispondenza, i manifesti relativi alle presenze di Tullo Vigevani, che danno appunto la cifra di questo attivismo eh, iperdinamico, direi, di Amanda in quegli anni. Ecco, però quando abbiamo iniziato ad aprire gli scatoloni con Simona, ci siamo sorpresi perché era talmente vasta la mole di documentazione che cioè, ritenevamo fosse impossibile che una persona potesse avere questi, una persona, è una donna giovanissima in quegli anni, fine degli anni 60, potesse aver allacciato e costruito questa rete di contatti tra diversi continenti e tra diversi paesi. Quindi, e non solo per costruire questa rete di contatti, ma anche rendersi protagonista in prima persona perché nel 77, e correggimi se sbaglio, Amanda ha creato l'Associazione Internazionale contro la Tortura. E anche quello è stato un organismo particolarmente attivo nei primi anni Ottanta di denuncia delle violazioni dei diritti umani. E quindi veramente, cioè, scorrendo il contenuto del fondo, ho contato 10 paesi dell'America Latina, più appunto la serie relativa all'Associazione Internazionale contro la Tortura, poi c'è un'altra serie, come diceva Simona, più generica, relativa appunto all'America Latina, un'altra sui diritti umani e ancora una sulle donne che è particolarmente preziosa. Perché? Perché rappresenta un focus poco noto e poco approfondito ancora sull'attivismo delle donne in quei contesti difficilissimi e in quegli anni. Quindi vorrei chiedere ad Amanda, così ci racconta come le origini della sua esperienza con il continente sudamericano in quegli anni difficilissimi, però molto interessanti. Prego, Amanda. Bene, allora prima di tutto voglio ringraziare la Fondazione per aver accolto il fondo e me. Quindi il fondo nel senso l'archivio, cioè la documentazione, che io quando ho mandato questo non mi immaginavo un fondo, immaginavo di poter salvaguardare questa memoria, perché non sono io che l'ho detto, credo che sia un maresciallo francese, crede che ha detto un popolo senza memoria, un popolo senza futuro. Quindi questa è una frase banale, però che è talmente evidente. Qui non esiste e il problema è che oggi abbiamo tendenza a vivere senza memoria e che passiamo rapidamente al giorno dopo, dimenticando il giorno prima. E io sono convinta che questo archivio che io avevo, che era da un lato un archivio mio, nostro, e poi anche archivi personali che mi erano stati affidati da alcuni latinoamericani quando dopo ci sono state le varie leggi di amnistia, tra virgolette, di qua e di là, e che quindi hanno pensato a poter rientrare nei paesi rispettivi, non erano ben sicuri di quello che avrebbero trovato arrivando in Argentina, in Uruguay, in Cile,
in Messico e altro. E quindi non volevano perdere anche una quantità di documentazione privata, personale, quindi lettere, foto, analisi personali che avevano fatto durante tutti questi anni e rischiare arrivando alla frontiera che questo fosse sequestrato non tanto dal nuovo regime cosiddetto, virgolette, democratico, però da quelli che comunque sono gli apparati dei governi vari. Quindi, perché naturalmente i militari di tutti questi vari paesi non erano scomparsi, tra l'altro non sono tuttora scomparsi, sono sempre dietro la porta pronti a tornare. E quindi ho avuto questa custodia di questi alcuni archivi personali. Penso per esempio a Zilda Pereira, che era la compagna di Marighella e che aveva perso 2 figli ammazzati dalla dittatura brasiliana, che mi ha detto, dai, io le lascio qui, se per caso un giorno riesci a darli a un museo e che si fa e che quindi questa possa servire, perché non vorrei che anche la memoria di questa storia nostra sia persa. Non ho più nessuna notizia di Zilda, non so neanche se è viva o morta, però ho la coscienza tranquilla di dirmi che io ho salvato la memoria sua e dei suoi figli, ad esempio, e del suo lavoro, perché era la compagna di Marighella, quindi mica qualsiasi persona. E di sapere che, e questo è un esempio tra tante altre persone, che quindi questa memoria è conservata qui. E questo per me è una immensa soddisfazione. Oltre che non volevo che questo archivio che avevo in casa mia fosse un giorno, perché non ci sono più, che qualcuno dice cosa facciamo? Ho detto queste cartacee qua in diverse lingue che forse la gente non capisce e quindi finisce alla spazzatura. Oppure che, come vivo in campagna, qualcosa dei manifesti, per esempio, hanno stato rosicchiato dai topolini. Oppure quando c'è stata una perdita di acqua nel tetto, ci fosse stato anche, e che ho dovuto anche buttare alcune cose. Quindi questo per spiegare che nel fondo un archivio, e anche questi archivi sono fatti di carte, cartacei, cartoni, e che quindi è difficile, anche perché io non sono un archivista, non ho mai saputo come si fa un archivio, e quindi è sempre stato un gran casino la mia organizzazione personale, però provavo a ecco, salvaguardare queste cose mettendo dei titoli come potevo. E quindi a un momento mi sono detto, bene, la decisione da prendere è di sapere cosa faccio di questo archivio. Allora ho scritto in diversi archivi in Europa. Ho scritto, e poi dopo sono arrivata qua. Però ho scritto in Francia, ho scritto in Italia, ho scritto nei paesi nordici, del nord Europa, in Belgio, e comunque tutti mi hanno detto, ma scusi, ma se l'archivio è in Italia, perché non chiede alla Fondazione Basso? Io ho detto, ma Dio, che cretina! Infatti perché io avevo conosciuto anche Lelio Basso, perché nell'epoca naturalmente della militanza per l'America Latina, Lelio Basso, Linde Bimbi, la Codrignani, infine tutti questi personaggi, alcune 2 signore che sono lì nel fondo, con che, no? E quindi è chiaro che c'erano quindi dei legami anche personali, storici, e mi sono detto sì, certo, e allora quindi ho detto ma chi è che va a credere che questo materiale è così importante? Perché io non ero molto convinta che questo fosse un materiale straordinario, era tanta carta, tante cose, sì, materiali di alcune foto e scritti, però era anche della militanza comune di tante altre persone. E quindi è così che ho cominciato a fotografare. Quando mi hanno chiesto, allora la domanda che mi ha stupefatta, Enrica capirai perché, quando mi hanno chiesto quanti metri quadrati fa il suo archivio, ho detto metro lineari. Cosa vuol dire? Per me era cinese questo turco. Ma che per me? Io non lo so, io non ho idea. Allora ho cominciato a fare un video per far vedere quanta roba c'erano sulle miei scaffali. Ma i metri lineari, poi dice, ma quello che conta non sono mica i metri lineari, quello che c'è dentro, no? Dice, ma chi sono questi qua che mi chiedono una cosa così? E adesso questo per raccontarvi un po' la storia, perché io non faccio la grande dottoressa che fa dei lavori, vi racconto così come le cose come sono, alla buona.
perché nel fondo l'archivio era questo. E allora ho cominciato a fotografare, a mandare delle foto, tra cui... Allora, da dove veniva questo materiale? Uno, alcuni archivi privati affidati. E poi io ho partecipato a tante conferenze internazionali delle Nazioni Unite e quando tu vai in una conferenza internazionale incontri 1 milione di persone. Io lavoravo sull'America Latina, però lì c'erano gli afghani, gli africani, di tutti i tipi. E quindi quando arrivavano ti dicevano, "Dai, ti racconto la mia storia, il mio popolo." E tu non potevi dire, no, mi scusi, ma io mi interesso solo dell'America Latina. E poi alla fine dicevano, e tu porta queste cose in Europa, perché così lo fai capire, lo fai sapere ad altri. E quindi dicevo, sì, certo, prendo. E quindi così che avevo una quantità di materiale, poi all'epoca non eri limitato come oggi, col peso, e quindi potevi viaggiare con 100 kg di carta, nessuno ti diceva niente. E quindi è così che ho accumulato tanti, anche delle foglie così, scritte, non dico a mano, ma quasi. Cioè perché alcuni erano anche di pamfletti scritti da persone così, con la macchina da scrivere o non dico su lenzuole, come ricordavamo questo pomeriggio, però anche da alcuni fogli di protesti, di denuncia, che c'è stato un esemplare unico e non due. E poi è scritto anche da persone che avevano anche informazione, analisi, vissuto da questi stessi militanti e in quell'epoca determinato, perché naturalmente non si può fare una valutazione se dimentichiamo che questo è stato fatto in tal luogo, da tali persone, in tal anno, che quindi è il contesto storico, sociale, politico che è importante. Poi ricordiamo anche una cosa, che tutte queste associazioni e movimenti rivoluzionari sono l'immagine di quello che siamo noi, quindi fragili, estremamente individualisti. E quindi noi, cioè io non vorrei che avessimo, come si dice in francese, l'image di Épinal, no? Un'idea del mulino bianco della rivoluzione in America Latina, per riprendere un'immagine un po' più terra a terra, no? Cioè vuol dire che non è soltanto un movimento straordinario di gente con un grande ideale che ha lottato contro le dittature militari e civili, ma esseri umani, come anche quello che è successo con i partigiani durante la guerra, quindi con i loro limiti, con i loro caratteri. E quindi all'interno di questa storia dell'America Latina ci sono lotte di potere, lotte di divisione, lotte personali, lotte sentimentali, lotte economiche, finanziarie. Non è un mondo tutto bello e puro. E quindi questa è la storia di tutti i movimenti, di tutte le organizzazioni. E io ci tengo sempre per rimettere le cose eh, nella realtà dell'umanità. Siamo fatti così. Non riusciamo a vivere, basta vedere intorno a noi quello che succede, non siamo capaci di vivere in pace e non siamo capaci di anche recuperare la memoria del passato per evitare gli errori del passato. No, li ripetiamo regolarmente. Realmente sembra che abbiamo una tendenza masochista a voler ritornare realmente nelle situazioni drammatiche che abbiamo vissuto. Basta guardare l'Argentina di oggi, che adesso è sotto la botta, lo stivale del signor Milei e del suo, come si chiama, motosega, che quindi vuole riscrivere la storia dell'Argentina, che vuole cancellare le madri di Plaza di Maggio, las abuelas, le nonne di Plaza di Maggio, che vuole cancellare il concetto di nunca más, mai più, che è stato quello un motore che ha spinto. Lui vuole, come tanti anche altri, eliminare questa ricerca ancora sui desaparecidos. Come diceva Andrea, ci sono ancora tanti che non sono stati ritrovati. E io raccontavo anche a loro che, per esempio, io mi ricordo che anche, adesso sarà 25-30 anni fa, in Italia, quindi in quell'epoca c'era ancora mio marito, avevo casualmente incontrato una famiglia di Varese che aveva adottato un bambino in Argentina. E io vado a consultare alcuni documenti e mi accorgo che assomiglia tantissimo. Faccio delle foto di oggi, fa di oggi 30 anni fa, di questo penso che questo ragazzo adesso avrà 40 anni, non lo so.
e le mando lì e dicono ma sì, ma sì, ma sì. Allora si comincia a parlare con la famiglia italiana per dire ma com'è successo? L'adozione era un'adozione, virgolette, legale, nel senso tramite un'associazione sul posto, ma non un'associazione ufficiale, un'associazione come ci sono tanti. E poi questa famiglia, quando ha saputo che abbiamo posto alcune domande, è scomparsa con questo bambino. Poi li abbiamo lasciati, la loro vita, le loro scelte. Ma per dire che ci sono ancora tanti bambini che alcuni sono stati così adottati pseudo-legalmente da famiglia per bene che li stavano crescendo. Questo bambino era bellissimo, straordinario, abbiamo cucinato insieme ed era molto equilibrato, molto bravo, aveva 10 anni. E poi ci sono questi bambini, come voi sapete, che sono stati adottati tra mille virgolette, dai stessi torturatori dei loro genitori. Cioè, tipo, la donna aveva partorito in questi carceri clandestini e poi questo bambino era stato preso e dato alla famiglia dei torturatori. E allora pensate bene a quello che, però questo l'ha detto Andrea prima, questi bambini quindi a un momento o un altro scoprono che i genitori, che lui credeva essere i suoi genitori, non sono i suoi genitori. Non sa ancora che sono i genitori, questi genitori sono i torsionari dei suoi veri genitori biologici, di cui non sa nulla. Poi nel momento in cui scopre una cosa così, ma vi rendete conto a livello psicologico il trauma che questo rappresenta? Come si fa? Sì, a un momento o un altro, ognuno di noi pensa ai suoi stessi genitori, che un giorno scoprite che non sono i vostri genitori. Cioè, è un lutto da elaborare terribile, un senso di colpa, un senso forse anche di aggressività verso chi c'è, chi non c'è, oppure un rifiuto della famiglia di origine, perché le nonne della Piazza di Maggio, le famose abuelas, loro volevano recuperare i loro nipoti, ma forse a volte anche alcuni nipoti non volevano perché non riconoscevano. Cioè, sono situazioni di una gravità che non è soltanto fare una bella storia sulle dittature, no, sono esseri umani, sono popoli. Allora, oggi io lavoro, fa tempo che ho, diciamo, lasciato l'attivismo, cioè uno non smette mai, chiaramente, e io sono una appassionata per la giustizia, qualsiasi cosa che va contro i miei, che sia, non so, mi sono impegnato per il Capitan Watson quando era fatto imprigionato in Groenlandia e minacciato di essere espatriato in Giappone, quindi la lotta per le balene, la lotta per il clima, cioè io qualsiasi cosa, io sono cittadina di questo pianeta, non dico del mondo, ma di quel pianeta. Quindi tutto quello che è un'ingiustizia a me mi interpella e sono incapace di star zitta. Bene. Però oggi lavoro nel campo delle cure palliative e io dicevo ieri sera a loro due che nel fondo, quando io faccio della formazione per il personale curante, quindi per medici, infermieri, psicologi, assistenti vari, eccetera, o quando organizzo dei gruppi di lutto o che ricevo delle persone che sono in lutto, io so di che cosa parlo. So cosa vuol dire se qualcuno mi parla che, non lo so, non parliamo più di situazioni come queste qua, però quando c'è un attentato, ad esempio, le Torri Gemelle, piuttosto che torri come il Bataclan a Parigi o altre situazioni di questo tipo. Oppure quando, per esempio, uno scompare in una Slavinia, no? O in mare. Cioè, finché tu non hai un corpo, è quello che hanno detto le donne di Plaza di Maggio e di Guatemala e del Salvador, finché tu non hai il corpo su cui piangere, tu non puoi cominciare il tuo lutto, perché ti rimane sempre l'idea, la speranza che sia ancora vivo in qualche parte. Perché queste donne andavano in Guatemala e in Salvador nei fiumi alla ricerca di un orecchino? Perché questo orecchino poteva essere stato di sua figlia? Oppure di una scarpa di ginnastica o di qualcos'altro? Cioè, voi avete visto passare la foto di Annette Mathiesen e di Roberto Castellanos, grandi amici miei, e raccontavo a loro che una settimana prima che fossero sequestrati dai Squadroni della Morte eravamo in casa loro nel San Salvador e Annette era una danese della Dinamarca, alto 1,80 m i passi,
che quando la cercavi al mercato bastava, erano tutte teste more, un po' ricci, eccetera, e vedevi una testa alta così sopra la massa, e sapevi, Annette! E io mi ricordo che avevo detto a Annette, tu devi andare via, non puoi continuare a stare in Salvador. Suo marito era di una grande famiglia, per un giornalista, una grande famiglia borghese del San Salvador, però un tipo che lottava contro la dittatura. E quindi lui era anche super conosciuto, e con una moglie come lei, evidentemente erano nel mirino. E quindi sono stati sequestrati e vi passo i dettagli su quello che gli hanno fatto e hanno ritrovato, hanno riconosciuto Roberto Dall'Amascello dai denti. E quindi tutti e due sono stati bene. Queste sono le storie della lotta. La storia di lotte non sono delle storie teoriche, sociologiche, politico, geografico, economico, finanziario. Sono storie di esseri umani. Sono come le storie dei massacri fatti contro le popolazioni indigene. Sia prima di, ricordiamoci anche i Peace Corps, l'epoca dei Peace Corps, ricordatevi il film El Condor, no? Il sangue del Condor. Questi bravi americani, tutti puliti, bianchi, eccetera, che venivano a portare la sanità nelle tribù indigene, e poi un giorno gli indigeni, che non sono mica furbi, cretini, un giorno si sono chiesti come mai le loro donne non facevano più figli. E poi sono andate a spiare e si sono accorti che questi bravi medici puliti legavano le trombe delle donne, quindi sterilizzazione di massa, senza parlare dei prodotti che mandavano con beef, dove c'erano le sostanze sterilizzanti. Quindi è la storia di questo. Poi non parliamo che in Salvador, per esempio, quando facevano, o in Guatemala, il tiro al bersaglio con i bambini delle comunità indigene. Quindi sono storie umane, non della geopolitica. Però, dico, non è che per questo bisogna dire, ma allora continuiamo a stare lì all'interno della tragedia, eccetera, eccetera. No, ne fa parte. Nel mezzo ci sono delle genti straordinarie, una solidarietà favolosa, eccetera. Però la realtà è stata quella. E la realtà, io dicevo prima con il nostro vicepresidente, che è un po' come il gioco dell'occa, no? Arriva alla fine, poi ti tira una carta e dici, ritorna alla casa di partenza. E io ho l'impressione che in Argentina stiamo tornando alla casa di partenza, in Salvador stiamo tornando alla casa di partenza, in Guatemala, in tanti altri posti. E quindi forse la memoria è quella che può salvare, che può forse riuscire a bloccare il ritorno alla casa di partenza. Da dire, ricordiamoci, c'è qualcosa che non va. Allora, io potrei parlare per delle ore su questo, quindi bisogna fermarmi subito, perché sennò siamo qui fino a domani mattina. Io ci sto. Però, vedete, io dicevo, io vorrei fare una proposta alla Fondazione Bilancio, forse anche al sovrintendente, perché lì bisogna la solidarietà di tutti e di tutti voi. C'è un lavoro che non è ancora mai stato fatto, che è un lavoro sul lutto della società. Perché uno parla del lutto che devono fare le nonne di Piazza di Maggio, le madri, perché chiaramente poi invecchiano e poi pian pianino, e sappiamo, ci sono alcune che abbiamo conosciute che oramai sono dall'altra parte del velo, ma noi siamo qui e dobbiamo impedire di tornare alla casa di partenza. E nel fondo noi viviamo una società che è la società della New Age, della bellezza. Dobbiamo essere belli fino alla fine. Dobbiamo essere E quello che è importante è che in questa società nostra in cui va tutto super veloce, bisogna girare la pagina. Bisogna passare subito ad altro. E la morte continua nella nostra società occidentale a fare paura. Comincia a parlare di questo, di morte, di lutto, uno dice, tocca ferro, tocca qualcos'altro, e dice, vabbè, ma non è che perché io parlo di morte che faccio morire qualcuno. E a volte uno mi dice, ma dottoressa, lei non è stanca di parlare sempre di morte e di morire? Dico, no, io parlo di morte e morire, ma io comunque valuto sempre di più e rivalorizzo la vita. È quello che faccio per. Quindi diventa anche quasi un motore. Allora, il mio progetto per la fondazione. Non sono persona seria, nonostante le apparenze.
Allora, ma io penso che si può anche dire delle cose molto serie, sempre ridendo e facendo delle battute. Quello che manca in tutto questo lavoro che è stato fatto sui diritti umani, e lì parlo dell'America Latina, ma potremmo allargare poi il campo ad altri colleghi di fondazioni altrove, è un lavoro sul lutto delle società che hanno vissuto questo. Perché non si può dire giriamo la pagina e quindi è tutto fatto, è finito, guardiamo avanti. Sì, guardiamo avanti, hic et nunc, però esiste comunque, noi siamo gli eredi di questo patrimonio, siamo una conseguenza, una filiazione, no? Come se anche oggi non parliamo tedesco, è perché nel fondo i partigiani di qua e di là e di tanti hanno lavorato perché ci sia oggi una repubblica in Italia, perché eccetera, 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 con tutti i limiti che conosciamo. E quindi quando si parla di lutto, beh, io lavorando molto sul lutto, scrivo su queste tematiche, faccio conferenze, eccetera, io dico, ma non è soltanto il lutto di una persona, il lutto di una madre o il lutto di un marito o il lutto di un padre, è il lutto di un... Quando succede una cosa così, è una società intera che è macchiata, è una società intera che ha una ferita profonda. E una ferita esiste, non la puoi negare, ma una ferita deve essere pulita. Se è pulita, rimarrà una cicatrice e quando la guarderai la cicatrice dirà, ah sì, mi ricordo quando sono caduta dall'altalena, ma non ti fa più male. Ma se tu non hai pulito la cicatrice, continua a fare pus, continua a fare male, continua a avere un'influenza sui tuoi figli, i tuoi nipoti, su tutto l'insieme di quello che è il tessuto della società. E quindi è per questo che dico che quello che manca è una riflessione approfondita su che cosa vuol dire il lutto della società argentina, uruguagia. Io per esempio mi ricordo Ruggero, no? Il dottor che è venuto qui da voi, paraguayo, quello a cui gli ho mandato il libro Renacer tras el duelo. Questo dottore, io non l'ho visto qua, l'ho seguito tramite YouTube, giustamente. E partiva 2 giorni dopo per l'Uruguay, quindi non avevo tempo di mandarle il libro, quindi ho mandato il PDF del libro. E quest'uomo era venuto qui a parlare in fondazione, in questo posto qua, e lui è tuttora il presidente della Commissione dei diritti umani del Paraguay. E tuttora quest'uomo che deve avere 60 o 65 anni, cercava traccia, le ossa di suo padre, che suo padre era stato sequestrato dalla dittatura Stroessner. Stroessner era il dittatore dell'epoca in Paraguay. E lui cercava ancora, diceva, sì, ascoltate su YouTube su un intervento, e lui diceva, ma io ancora cerco mio padre, ma lui continuava con le analisi, eccetera, ogni volta che trovavano delle ossa, eccetera, per identificare. Perché, come dicevo prima, finché tu non hai un corpo, qualcosa, una traccia, tu non puoi elaborare il tuo lutto. E quindi questo è il mio progetto, la mia proposta, di cominciare a fare una riflessione con degli antropologi, con dei filosofi, con dei psicologi, con diverse persone, storici, su quello che è l'impatto non soltanto su delle persone individuali, ma su una società. Allora, non si può fare tutta l'America Latina, ma si potrebbe prendere 1, 2 o 3 esempi dove comunque c'è stato anche una grossa ricerca. L'Argentina sicuramente aveva anche dei laboratori per esaminare, trovare l'ADN, il DNA di queste persone di cui si ritrovava nelle fosse comuni, eccetera. Perché non è soltanto di dare la filiazione, di dare un nome e cognome a una persona che era desaparecida, però anche di capire che effetto fondamentale ha avuto sul tessuto di una società e come questo può avere un'influenza su quello che è oggi. Io non so se avessimo fatto questo lavoro, sì, Milei sarebbe stato eletto, non lo so. Però, però sono preoccupante delle situazioni di questo tipo. E quindi questa è un'idea, una proposta da pensare, da riflettere, da studiare, da cercare finanziamenti, perché non si può fare niente se uno non ha anche dei supporti. Però io credo che questo sia un lavoro che si possa e che si dovrebbe fare, forse per evitare di tornare alla casa di partenza.
Poi mi fermo qui, poi se avete domande rispondo volentieri. È chiaro che la proposta di Amanda è molto sfidante e dice quanto quanto gli archivi, quanto i fondi archivistici rappresentano ancora memoria viva sui quali è necessario tornare e lanciare appunto nuovi filoni di ricerca. E ringrazio veramente tutti i partecipanti. Se ci sono delle domande, delle curiosità che volete fare ad Amanda Castello, mi piace sottolineare il fatto, come è emerso chiaramente, che c'è stato un lavoro collettaneo della Fondazione grazie appunto all'impegno in prima persona fondamentale di Amanda nel realizzare questo progetto che oggi abbiamo illustrato. E senza retorica dico che questa rappresenta un unicum della Fondazione Basso, che ha la capacità di valorizzare appieno i fondi archivistici e che porta avanti questo lavoro con tanta passione, portiamo avanti con questo lavoro con tanta passione, come oggi ci è stato riconosciuto anche da Amanda Castello. E la ringrazio per questo. Se ci sono domande per Amanda, Amanda è qui per noi. Tutto chiaro. Tutto chiaro? Benissimo. Allora vi ringraziamo molto per l'attenzione e vi salutiamo e ringraziamo ancora Amanda per la sua disponibilità ad essere qui. Grazie Amanda.